Oggi seconda parte del racconto come ho ottenuto la cittadinanza australiana. Per chi non avesse visto la prima parte, link qui sotto. Eravamo rimasti a febbraio 2010. Let's go! (16 febbraio 2010). Allora, la mattina i miei mi portano a casa di Milo e lì incontro con tutta la famiglia, i genitori, baci, abbracci, lacrime, solite scene strappalacrime della partenza. Diciamo che ormai sono abbastanza abituato a questo tipo di arrivederci, ci vediamo quando arrivo dall'altra parte del mondo. Solo che essendo la prima volta è stato abbastanza un arrivederci forte. Diciamo che adesso con la tecnologia ci si sente molto più facilmente rispetto a partire, diciamo, negli anni 80. Cioè neanche immagino all'epoca dicevi, arrivo in Australia, ci sentiamo fra un paio di mesi quando vi arriverà la prima lettera che vi spedirò da là. Adesso nell'ultimo viaggio che ho fatto, già dopo 2 ore, videochiamata su WhatsApp, ciao sono a Londra, lì com'è il tempo? Ma soprattutto a quei genitori che hanno paura di lasciare andare i figli a fare un'esperienza all'estero. Adesso non ci sono più scuse, con la tecnologia c'è WhatsApp, Facebook, Instagram, si comunica istantaneamente sempre, quindi se siete preoccupati che vostro figlio o vostra figlia abbiano dimenticato lo spazzolino a casa, non c'è problema, ci si sente immediatamente. Se vogliamo essere completamente sinceri, ho avuto un quarto d'ora di un po' di ripensamento mentre prendevo il volo e guardavo le nuvole e dicevo: ma chi me l'ha fatto fare? Come si fanno a superare questo tipo di dubbi quando si deve iniziare un'avventura nuova? Io penso sempre allo scenario peggiore. Cosa può capitare proprio tragicamente nella peggiore delle ipotesi? E all'epoca dicevo, al massimo non troveremo lavoro come programmatori, andremo a fare, che ne so, i camerieri, magari non troveremo il lavoro in fattoria dopo 2 settimane, dovremmo aspettare 6 mesi, morirà qualcuno? Assolutamente no. Quindi nel caso peggiore, si va avanti lo stesso, e se anche capitasse non è mica la fine del mondo. Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Ci si adatta e si va avanti. Bisogna sempre avere il piano B. Tanti agiscono solo avendo il piano A. Bene, programmiamo cosa fare, andiamo e proviamo. Non si riesce ad raggiungere il proprio obiettivo. Per vari fattori, sfortuna eccetera, si disperano, ecco è andato male, adesso cosa faccio eccetera. Io spesso ho sempre il piano B, oltre al C e oltre al D fino allo Z. Vabbè, a quei livelli lì no, però sempre avere un piano B e un piano C. Se va male il primo, bene, cosa faccio? Provo il secondo. Se va male il secondo, bene, il piano di riserva è importante. Un'altra cosa, secondo me, è avere basse aspettative, non aspettarci sempre tutto rose e fiori. Ho sentito una volta un'intervista nei paesi più felici del mondo, mi sembra fosse Danimarca, e chiedevano in giro alla gente: ma come mai siete così felici voi? E loro dicevano: basse aspettative, se non ti aspetti nulla dal futuro eccetera, tutto quel che viene è gratis e sei contento. Dopo una ventina di ore di volo arriviamo a Sydney il 18, 2 giorni dopo. Milo era già agitato quando siamo atterrati e subito a comprare la SIM card. Abbiamo bisogno del telefono perché bisogna sempre avere il telefono a portata di mano. Quindi siamo andati al primo baracchino lì della Vodafone e in 3 minuti avevamo già una SIM funzionante. Da bravi diligenti quali eravamo, ci eravamo già prenotati un ostello per 10 giorni. Per prenotare un alloggio per i primi giorni bisogna, secondo me, farlo sempre. Hai meno preoccupazioni, hai già un posto dove andare a dormire e un punto fisso che è il tuo riferimento. Nel caso ci siano emergenze del tipo mi hanno perso la valigia, almeno hai un indirizzo in cui possono mandarti la roba. Nei primi giorni abbiamo sbrigato le prime pratiche burocratiche.
Apertura conto corrente, facile e indolore. Siamo andati nella filiale più vicina della Commonwealth Bank, che è la banca più grande d'Australia. Comunque ci sono anche la Westpac, la NAB, alla fine sono tutte uguali. In 30 minuti e con 2 firme abbiamo aperto il conto corrente. Non servono 15 firme, 800 fogli da compilare come in Italia. E già da lì ci è piaciuto subito il primo approccio burocratico in Australia. Una volta aperto il conto corrente ci siamo fatti un bonifico dall'Italia di 1000 euro per avere 4 soldi per il primo mese, diciamo. Adesso con il Working Holiday Visa, all'epoca non era così, bisogna certificare che tu abbia 5.000 dollari australiani, ossia 3.129 euro sul conto corrente bancario. Questo lo fanno perché il governo vuole garantirsi che tu abbia abbastanza soldi per riuscire a campare quando arrivi in Australia. Parliamo di tasse. Per lavorare legalmente in Australia serve il Tax File Number, che sarebbe l'equivalente del nostro codice fiscale. Noi siamo andati all'LTO, che è l'Australian Taxation Office, dove volevamo richiedere questo Tax File Number. Arriviamo in questo ufficio e praticamente non c'è nessuno. C'erano solo dei telefoni e c'era una persona che assistiva chi aveva bisogno e praticamente ci ha detto: bene, lì c'è il telefono, alzate la cornetta e digitate l'opzione giusta che secondo il vostro bisogno quando vi chiedono le varie opzioni. Il nostro livello di inglese era talmente basso che non capivamo nulla quando abbiamo alzato la cornetta. La persona che era lì a fare assistenza è stata talmente gentile che ci ha aiutato, siamo riusciti a portare a fine la pratica. Questo TFN arriva al massimo dopo 28 giorni e te lo spediscono all'indirizzo postale che tu indichi. Nel frattempo, se già hai la possibilità di lavorare, come capita spesso, puoi iniziare a lavorare e dice il tuo datore di lavoro che temporaneamente stai attendendo questo TFN e nel frattempo inizi a lavorare legalmente senza nessun problema. Terza e ultima pratica burocratica che abbiamo sbrigato in quei primi giorni è stata l'assistenza sanitaria. Noi italiani siamo fortunati quando abbiamo un accordo con il sistema sanitario nazionale australiano pubblico che si chiama Medicare, secondo il quale ce l'abbiamo gratuita. L'assistenza dura 6 mesi, se la si vuole rinnovare bisogna uscire dal paese e rientrare, cioè prendere un volo che vada fuori dall'Australia e rientrare. Una roba un po' strana, però funziona così. Noi siamo andati in questo centro Medicare, ce ne sono un sacco in giro, e l'abbiamo richiesta. E loro ti mandano a casa poi una tessera con un numero che ti identifica univocamente. Allora, con Milo ci eravamo messi d'accordo che i primi 10 giorni arrivati in Australia dovevamo rilassarci e non andare in paranoia perché non trovavamo lavoro e fare puramente i turisti. A farci da cicerone in quei primi 10 giorni è stato Giuliano. Giuliano è un amico del papà di Milo, si conoscevano da bambini. Giuliano, quando aveva circa 20 anni, credo, è immigrato in Australia. Oggi Giuliano è il capostipite di una bellissima famiglia, ha 3 figlie e non so quanti nipotini. Ricordo che una delle cose che ci ha dato più carica a me e Milo quando siamo arrivati, Giuliano ci ha portato a fare un giro e ci diceva: ragazzi, guardate che l'Australia è una terra bellissima, vi offre tantissime opportunità, se avete buona volontà e voglia di fare riuscirete sicuramente a trovare lavoro ed ottenere la residenza. Infatti aveva ragione, però al momento eravamo abbastanza preoccupati e a ripensarci un po' mi viene un po' da sorridere. All'epoca erano credo gli anni 70 e il governo australiano praticamente ti regalava la terra, davano la terra ai contadini, a coloro che volevano lavorare e contribuire a produrre. Tempi molto diversi rispetto agli attuali. A pensarci bene, all'epoca era più facile magari ottenere il visto e una proprietà, una casa con cui vivere, ma pensare di lasciare l'Italia eccetera era abbastanza una scelta radicale. Non c'erano tutti questi voli frequenti, tutta questa globalizzazione con cui potevi comunicare eccetera. Lì era proprio bene, lascio, vado e parto e mi faccio una nuova vita, ci vediamo fra 30 anni. Ora infatti è incredibile per un giovane
Cioè, bisogna sfruttare queste possibilità, si può viaggiare all'estero con molta più facilità, fare un'esperienza che non dura 20 anni, ma 6 mesi, un anno. Quindi giovani, partite, e voi genitori lasciate ai giovani di partire, che si facciano le ossa. Un'altra cosa di cui volevo parlare, che mi ricordo abbastanza chiaramente quando siamo arrivati, era il nostro livello di inglese. Allora, io ho avuto una classica formazione scolastica e l'inglese l'ho praticamente imparato alle medie e alle superiori. E non ero scarso, avevo, mi sembra 8 in inglese alle superiori. Solo che quando arrivi qua è praticamente parti da zero. Qui non devi imparare l'inglese, qui si parla l'australiano. It's just something you got to do for the community, mate. It's like you look after your mates and your mates will always look after you. Adesso che ho fatto un po' l'orecchio, non esiste l'inglese, esiste l'inglese britannico, l'americano, il canadese, il sudafricano, lo scozzese, l'irlandese e l'australiano. We'd been down at Options Tavern at a Stubbies and Singlets party and got dropped off by a mate up the road and L'australiano si caratterizza, oltre a una pronuncia molto slang, e parlano velocissimo. And sent them off in the direction of him. But mate, all I had was me jocks on. I was chasing him up the street. so I'd walk down the survey, get some noodles and went to jump over a sign on the way. Per un sacco di modi di dire che non esistono nell'inglese americano, ad esempio. Slipped over and busted my plugger. So Australia. Magari un giorno farò un corso rapido di slang australiano. Non saper l'inglese è stata una delle cose più scoraggianti, diciamo, una volta arrivati. Arrivi e praticamente non capisci nulla. Inoltre, essendo in due italiani, non è che potevamo praticare molto l'inglese. Ci siamo detti a un certo punto io e Milo: Milo, non possiamo andare avanti così, non capiamo niente, dobbiamo iniziare a parlare inglese fra di noi. Praticamente non ci siamo parlati per 15 giorni. Quindi un consiglio che do agli italiani che vogliono venire in Australia: magari partite da soli, imparate molto più velocemente l'australiano. All'epoca non esisteva il digitale terrestre in Italia. Adesso, se vi guardate un film in TV, potete mettere la lingua originale, quindi guardatevi i film in lingua originale. Una volta arrivato qui in Australia ho scoperto che proprio le scarpe con l'inglese siamo noi italiani, gli spagnoli e i francesi. Perché? Perché abbiamo i film doppiati dalla lingua originale. Invece al nord, in Scandinavia e in altri paesi, hanno i film in lingua originale con magari sottotitoli nella lingua locale, però all'orecchio se lo fanno già da piccoli. Basta ragazzi, sono già passati 10 minuti anche oggi, seconda parte è finita. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel mi piace e se non l'avete ancora fatto cliccate su iscriviti e poi sulla campanella per ricevere una notifica ogni volta che carico un video nuovo. Se pensate che ci siano informazioni utili per chi volesse venire in Australia, condividete questo video. Se avete qualsiasi domanda o curiosità, lasciate un commento sotto. Continuiamo la settimana prossima con il terzo episodio. Ripartiremo da Brisbane, ossia dove sono ora. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!